Salute a tutti! Dopo l'interrogatorio dell'11 febbraio di Giancarlo Lotti e il confronto con Fernando Pucci, la Procura raccolse le loro testimonianze in un dossier e lo inviò al GIP, che il giorno dopo dette il permesso di arrestare Mario Vanni. E infatti Mario Vanni il 12 febbraio venne arrestato. Qui vediamo la Nazione del giorno dopo. Manette a Vanni, si riapre il processo. Il processo naturalmente era quello d'appello di Pietro Pacciani, che in quel momento stava per arrivare al suo compimento, e il giornalista si chiedeva se questo arresto sarebbe servito a riaprire il processo. In effetti il tentativo ci fu, cioè venne preparato lo stesso dossier del GIP per l'accusa del processo Pacciani, Piero Toni, che chiese al presidente del tribunale, Francesco Ferri, di interrompere il processo. Sappiamo che questa interruzione era dovuta al fatto che in questo dossier c'erano dei testimoni, i verbali di testimoni, privi del loro nome, ma al loro posto le lettere dell'alfabeto greco, alfa, beta, gamma e delta, che rispettivamente rappresentavano Fernando Pucci, Giancarlo Lotti, Gabriella Ghiribelli e Norberto Galli. Questa era stata, abbiamo visto, un espediente della Procura per far sì che il processo non venisse interrotto, non venissero ascoltati i testimoni che erano, sappiamo bene, ancora molto acerbi. Diciamo che di acerbo c'era il testimone principale, che era Giancarlo Lotti, no? Che aveva fatto intravedere possibilità immense, ma per il momento era stato molto reticente, per cui farlo testimoniare in aula in quel momento sarebbe stato un clamoroso errore. Era una trappola sostanzialmente per Francesco Ferri, che ci cadde, non volle interrompere il processo. Ecco, qui vediamo nello stesso giorno dell'arresto di Vanni l'articolo su appunto questo dossier che venne dato a Piero Toni. Mostro il giallo dell'ultima ora. Il giorno dopo, il 13, e qui vediamo la Nazione del 14, Pacciani assolto, non è il mostro, e Pacciani venne assolto. Così in sostanza tutto il gioco della Procura era arrivato a compimento, era riuscito. Il processo Pacciani era finito con l'inevitabile assoluzione, di lì in avanti si poteva proseguire con la nuova inchiesta senza avere tutta la zavorra della vecchia, con le prove, pseudoprove che erano servite a condannare temporaneamente Pacciani in primo grado. Fin da quel 13 si cominciò subito a cercare di capire di più quello che avevano da dire Pucci, ma soprattutto Lotti. La prima cosa che si fece, i due vennero portati sulla piazzola di Scopeti separatamente per ricostruire il delitto in loco. Per cui il 13 febbraio, alla presenza dei PM Fleury, Canessa e Crini e con i poliziotti Giuttari e Vinci, Lotti venne portato sulla piazzola di Scopeti e gli si chiese di ricostruire il delitto. Fino ad oggi io avevo la trascrizione integrale di quello che era stato detto lì, su questa piazzola, perché l'evento era stato audioregistrato e poi era venuta fuori la trascrizione integrale, una trascrizione, poi lo vedremo, in cui le parole mozzicate di Lotti la facevano da padrone, no? E che francamente non so se sul posto, magari con i gesti, si riusciva a capire qualcosa di più, però da questa trascrizione quello che aveva detto Lotti si capiva veramente poco. Però recentemente sono entrato in possesso del verbale riassuntivo che fu compilato quel giorno stesso, me l'ha dato Francesca Calamandrei. Vediamo un po' quello che gli inquirenti riuscirono a capire dalle parole di Lotti. La leggiamo dal verbale, che è un verbale di quel giorno stesso. Si procede alla verbalizzazione in forma riassuntiva di atti di individuazione di luoghi espietati con l'intervento di persona informata sui fatti, documentati mediante audioregistrazione, svoltisi dalle ore 15:15 alle ore 15:45, con brevi sospensioni. Poi questo non lo staremo a vedere, però le sospensioni furono dovute all'intervento dei giornalisti. Chi era la persona interessata? Lotti Giancarlo, già generalizzato in atti,
attualmente domiciliato in luogo conosciuto alle forze di polizia per ragioni di sicurezza. Ecco qua, quel 13 febbraio 1996, 2 giorni dopo il suo interrogatorio, Lotti era già sotto protezione. Di questo possiamo essere certi perché ce l'abbiamo scritto su questo verbale. Per cui, come avevo detto, Lotti probabilmente la sera stessa dell'11 era stato mandato a casa a prepararsi e il giorno dopo era stato portato via. Preliminarmente il Lotti in auto indica la strada percorsa la domenica 8 settembre 1985 ed esattamente il posto dove fermarono lui e il Pucci la macchina e che si trova all'imbocco dello stradello che porta alla piazzola del delitto. Insomma, in macchina gli inquirenti erano partiti, probabilmente dalla procura di Firenze, con Lotti. Lotti aveva indicato la strada per arrivare lì alla piazzola di Scopeti e aveva fatto fermare la loro macchina esattamente dove l'aveva fermata lui quella sera. Indica poi successivamente il punto dove videro 2 persone, indicando anche il punto dove costoro si trovavano. Ricordo che, secondo il racconto di Lotti, loro erano arrivati lì per fare pipì, disse lui, dissero tutti e due, erano scesi, ma appena scesi avevano visto 2 tizi che li avevano mandati via. Specifica che in un primo momento fu loro detto dai 2 soltanto di andare via e che in quel momento egli Lotti non li riconobbe e non vide se fossero armati. Per cui in quell'occasione Lotti non si accorse se i 2 erano armati e non li riconobbe. Precisa anche che prima di allontanarsi egli vide più avanti nella piazzola una tenda e una macchina bianca che si trovava accanto alla tenda stessa. E poi cosa successe? Poi va bene, secondo quello che era stato il racconto di Fernando Pucci, dopo successero diverse altre cose, che Lotti, ricordo, aveva saputo quello che aveva detto Pucci, in quel giorno 11 febbraio, dopo il suo interrogatorio e dopo il confronto con Pucci, attraverso la lettura del verbale che era stato fatto dell'interrogatorio di Pucci di 2 giorni prima, del 9 febbraio. Lotti dice che dalla posizione predetta vide le 2 figure di prima ferme vicino alla tenda. Per vedere meglio si spostarono, per cui evidentemente i 2, nonostante che questi gli avessero detto di andare via non andarono. Questi ritornarono indietro e loro si spostarono egli e il Pucci più avanti, verso la piazzola, e furono notati nuovamente da 2 uomini. Essi li inseguirono urlando: «Andate via, se no vi s'ammazza». A questo punto notò che i 2 erano armati, l'uno di pistola e l'altro di coltello. Attenzione, ancora Lotti qui non parla di riconoscimento, ma vede soltanto che i 2 erano armati. I 2 sostanzialmente, quando si erano accorti che loro non erano andati via, tornano e li minacciano di ammazzarli. Però, nel frattempo erano successe tante cose che gli inquirenti sulla piazzola cercarono di farsi dire da Lotti. Da questa posizione, prima di essere notati dai 2, aveva sentito un rumore di tela tagliata. Vediamo però le posizioni. Allora io qui, nell'impossibilità di avere le foto che vennero fatte con Lotti in quelle posizioni, ho cercato di immaginare dove potessero essere i 2. Allora, questa è la cartina famosa fatta dalla scientifica del luogo del delitto. Ecco, io ho immaginato che come prima posizione i 2 fossero andati in su, ma non troppo vicino alla tenda. Ecco, per cui ho messo il pallino rosso lì. Poi dopo i 2 si spostarono per vedere meglio e dove potrebbero essere andati. Siccome videro parecchie cose, poi vedremo quali, come minimo dovevano essere qua. Cioè dovevano essere vicino alla tenda per vedere il taglio della tenda, per sentire anche il taglio della tenda da parte di Pucci, da parte di Vanni. Ma sentiamo quello che successe dal momento in cui i Lotti e Pucci erano andati più vicino alla tenda al momento in cui furono notati e furono mandati via con minacce di morte. Da questa posizione, prima di essere notati dai 2, aveva sentito un rumore di tela tagliata ed alcuni spari, forse 2, dice il verbale.
Su questo ci ritorneremo, vedendo una figura che, uscita dalla tenda, correva verso la parte opposta, a Via degli Scopeti, verso il bosco. Questa persona era inseguita dall'uomo armato di pistola che gli sparava ancora contro. Anche questo, ricordiamoci, gli sparava ancora contro, un qualcosa che aveva già detto il Pucci e sul quale avevamo fatto alcune considerazioni. Pucci aveva detto che Pacciani aveva inseguito il ragazzo sparando. Ma qui, oltre a questo fatto che non è vero che Pacciani aveva potuto inseguire il ragazzo sparando perché i bossoli non vennero trovati lungo il percorso, ma qui c'è anche il discorso degli spari, due, non erano due gli spari, no, ma su questo ci torneremo. Prosegue il verbale. Egli, Lotti e il Pucci scapparono quindi verso la macchina ed entrarono nell'abitacolo. Il Lotti accese i fari, illuminando così i due uomini che si trovavano rispetto alla macchina in un punto sullo stradello che indica e che viene fotografato. Ebbe quindi la possibilità di vederli bene, ancora lui non li aveva riconosciuti, disse, nella luce dei fari, e riconobbe nel Pacciani quello che aveva la pistola e nel Vanni quello che aveva il coltello. Ricordo che nel primo interrogatorio dell'11, quello prima del confronto con Pucci, lui aveva parlato di due personaggi che erano di corporatura simile, però di altezza diversa, e la pistola ce l'aveva quello più alto, e invece qui ce l'ha Pacciani che è più basso. Vabbè. Aggiunge Lotti che i due, quando si videro illuminati dai fari, tornarono indietro verso la piazzola. Dice poi che egli e il Pucci rimasero nella macchina ancora per qualche momento, impauriti, e poi ripartirono dirigendosi verso San Casciano. Allora, come ho detto, questo evento venne audioregistrato, ma non soltanto, venne anche filmato. Sono uscite delle immagini di questa videoregistrazione. Sono uscite perché vennero presentate al processo Vanni, e la RAI che filmava le riprese. Ci sono, diciamo, su YouTube queste immagini di scarsa qualità, ne vediamo qui qualcuna. Ma adesso andiamo a vedere invece quella che fu la trascrizione della audioregistrazione, perché assieme agli inquirenti c'era il personale della scientifica, uno che filmava e l'altro con il registratore portatile a cassette che registrava l'audio. Ecco, allora c'è da dire che questo verbale di trascrizione è di lettura molto difficile, perché Lotti in questa circostanza dette fondo alle sue incredibili capacità di frasi assolutamente inintellegibili, smozzicate, che non si capiva niente. Questo l'ho già detto, ma teniamo conto del fatto che quando Lotti raccontava la verità, nonostante che avesse un linguaggio popolaresco, insomma, un linguaggio povero come espressività, come un numero di parole, infatti lui usava spesso cosa, cosare, ma però si faceva capire benissimo. Noi abbiamo avuto un esempio riguardo l'argomento della macchina, dell'assicurazione. Io ho passato degli audio nel video, e da questi audio si vede bene, si sente bene che Lotti si fa capire benissimo. Quando Lotti raccontava le bugie non si capiva niente. Poi farò dei video dove presenterò questi diciamo, spezzoni dell'un caso e dell'altro caso, no? Per metterli a confronto, per far capire bene quello che intendo. Diciamo che in questa occasione purtroppo non abbiamo l'audio, abbiamo solo la trascrizione, ma si capisce che Lotti, se è vero che c'è una corrispondenza proporzionale tra la verità e l'intellegibilità di quello che Lotti diceva, qui stava raccontando le bugie più nere. Cominciamo a leggere qualcosa, leggiamone degli spezzoni. C'è il PM che chiede, e il PM è Canessa, è lui che guida. Quando sono gli altri due che parlano, il verbale lo riporta, che appunto sono Crini e Fleury. In questo caso è Canessa che parla. Mentre erano ancora in macchina, ma al ritorno, a che ora partiste da Firenze? Sarà stato verso le 6:30, qualcosa più. E qui a che ora arrivaste? Era buio, su verso le 6, le 7, le 7:30.
Già qui Lotti parte male, perché come faceva a essere arrivato lì alle 6, 6 e mezzo, 7 e mezzo, 7, 7 e mezzo, quello che erano? La sua macchina fu vista vicino a mezzanotte. Cioè, è vero che c'era la storia della macchina sotto la piazzola tutto il pomeriggio, no? Forse Lotti voleva in qualche modo giustificare quello, chi lo sa. Fatto sta che cominciò subito male, perché l'orario era tutt'altro. La registrazione fu spenta, fu interrotta, prima loro arrivarono, fu interrotta la registrazione, poi riprese quando erano fuori dalla macchina. E alla ripresa della registrazione sentiamo: PM, ci vuole spiegare esattamente l'ora? A che ora arrivaste? Ci spieghi un po' meglio, via. Verso l'ora le 11. Ma prima aveva detto le 6, si è confuso? No, mi sono confuso un pochino. Lotti diceva sempre così, no? Parte con un no, generalmente era un no, però poi dice mi sono confuso un pochino. È un no che poi diventa un sì. Questa era un po' la sua tecnica. E qui cosa si deve pensare? Io, lasciatemi pensare male. Cioè, nel momento in cui il registratore era spento, io penso che gli avranno detto a Lotti: Lotti, ma cosa sta dicendo? Ma si ricorda che lei non ha mica detto di essere venuto qui alle 6, 6 e mezza, 7. Lei ha detto di essere venuto qui dopo le 11. Io penso che poi Lotti, successivamente, il PM gli ha fatto la strategica domanda e lui ha dato la strategica risposta, no? E adesso leggiamo un po' di frasi che non sono importanti tanto per quello che Lotti dice, no? Ma per come lo dice, cioè per far capire il livello di astrusità delle sue parole in quel contesto, una cosa assurda. Cominciamo a leggere. Lotti: no, ci si fermò un momento per fare un po' d'acqua, poi si sentì due persone venire in qua. PM, vuole indicare dove erano queste due persone? Queste erano giù per qui. Teniamo conto del fatto che quando chiedono a Lotti di indicare dove erano le persone, dove succedevano gli eventi, glielo dovevano chiedere sempre 2 o 3 volte, perché non si capiva mai bene quello che Lotti diceva. Nelle immagini che abbiamo visto si vede Lotti che smanaccia un po', chi lo sa. Queste erano giù per qui. Faccia vedere grosso modo dove erano le persone. Noi si era di là, ci si fermò un momento qui. Poi con il rumore si è spenta la macchina. Avete spento la macchina? Lotti: fermate lì per cosare. Sentono la macchina 2 persone giù, però subito, non si vedono subito le persone. Voi eravate entrambi qui? Giù per qui. Poi vengono giù qua, dice andate via, poi si ritorna, noi si riva verso la macchina giù per qui e si ritorna su un momento. Eccola qua la frase intorcinatissima. Ma leggiamo lo spezzone, uno spezzone dove Lotti descrive il delitto. Voi nella piazzola avete visto qualcosa? Cosa facevano? No, gli hanno cominciato a tagliare la tenda. Poi cos'è successo? Voi dove eravate quando? Noi si era laggiù. Sì, ma lei ha detto, stava dicendo prima qualcosa, ha sentito aprire la tenda? Sì, come sentire sumo, come tagliare. Interviene Fleury. Dov'era lei quando ha sentito tagliare? Fleury, tra tutti, era quello al quale interessavano di più le posizioni. Poi vedremo che a un certo momento, che non aveva capito niente, chiese di rifare tutto. Però era quello a cui interessavano di più le posizioni. Infatti chiede: dove eravate? Dov'era lei quando ha sentito tagliare? Noi, se era più in giù, laggiù. Più in giù dove? Dice il PM. Più in giù a metà, laggiù, più in giù ancora, insomma, giù per costì. Dove ora il dottor Crini eravate voi? Sì, tanto vicino non si poteva stare, perché? E qui abbiamo un esempio di risposta di Lotti dove invece di rispondere alla domanda, risponde molto velocemente alla domanda, ma poi la condisce con altre frasi che non c'entrano niente, come in questo caso, no, perché gli chiedono: dove ora il dottor Crini eravate voi? Sì, e questo basta. No, perché continua, tanto vicino non si poteva stare, perché? Come si vede è il tipico comportamento di chi sta mentendo, quello, no? Cioè quello di annacquare le sue risposte in un mare di parole perché la bugia si veda meno. Io la interpreto così, bisognerebbe sentire l'audio. Qui oppure fra le frasche interviene Crini. No, s'era un pochino appena nascosti lì, un pochino dentro, per non farsi vedere, sì. PM, ecco, cosa avete visto? E chi tagliava? La tenda. Chi tagliava? La tenda. Chi la tagliava?
quell'altro secco con il coltello, cioè non dice Vanni, quell'altro secco con il coltello. E chi era? Il Vanni, il PM, il Vanni. E dove la tagliò la tenda? Risposta inintellegibile: se vengan così, la tagliano di qua, la tagliano così. Un attimo solo, un secondo solo, dice il PM, da questa parte qui, poi si sentì gli spari, dice Lotti. A un certo momento cambiano la batteria e poi riprende l'audioregistrazione, vengono ripetute alcune domande, poi, dice il PM, poi gli erano tutte e due insieme, sentì lo sparo e noi si era laggiù, quasi a metà, sicché si andette in giù, in su non si ritornava di certo. Vide che sparava? Sì, quell'altro, Pietro Pacciani. Vide come e nei confronti di chi sparava? No, quelli dentro la tenda. Sparava dentro, poi noi siamo andati in giù, si è acceso i fari e venivano contro di noi dopo che è successo, che hanno sparato. Allora noi siamo andati in macchina e in quel momento lì sono venuti in giù loro e io ho acceso i fari. Insomma, gli ho alzato i fari, quelli più alti. Allora li ho riconosciuti, tutti e due. Prima non li avevo riconosciuti. Ecco, teniamo presente che in questo lasso di tempo nel quale Lotti e Pucci sono arrivati con la macchina, sono scesi, quelli sono arrivati e volevano mandare via e loro sono andati su, ecco, da quel momento in cui hanno sentito il rumore della tenda, da quel momento, fino al momento in cui i due assassini si sono accorti di loro e li hanno rincorsi e li hanno mandati via, ecco, in quel lasso di tempo è successo il delitto. L'unica cosa fuori è l'escissione e il nascondimento del cadavere del ragazzo, perché è chiaro, no? Cioè in quel lasso di tempo, oltre che loro avessero sparato, avevano anche accoltellato il ragazzo, perché? Perché se no non potevano inseguire Lotti e Pucci, il ragazzo se no sarebbe scappato, per cui era successo anche quello. Teniamone conto, poi dopo ne parleremo. Un'altra cosa che vorrei mostrare è questa, che come dicevo, Fleury non aveva capito niente, cioè lui era interessato alle posizioni ma non aveva capito niente, per cui a un certo momento volle rifare tutto. Sentiamo, il verbale, la trascrizione lo riporta Fleury. Forse è meglio rifare un po' tutto dall'inizio, non vorrei che non ci ho capito niente, ritorniamo in giù, via, dice. Si ripetono un po' di domande, poi c'è una sequenza che vi leggo, tanto per far capire l'inintellegibilità di quello che diceva Lotti. Fleury: ora lei faccia vedere dove erano quei due quando li avete illuminati con i fari della macchina. Lotti, invece di rispondere: perché se no con i fari, se era troppo lontano, non li potevo vedere. Fleury insiste: veda un po' dove potevano essere. Sì, la macchina è dove è questa qui ora, noi si era giù per qui. Per cui non risponde dove erano questi, ma dice dove era la macchina e dove erano loro. Fleury: ecco, per qui dove siamo noi? Lotti: sì, allora di qui loro venivano giù e noi via, subito alla macchina la seconda volta. Fleury: bene, dove erano quando li ha visti nei fari della macchina? E ripete la domanda. Qui, in questa piazzetta qui, e qui sembra che Lotti risponda. Ecco, dice Fleury, e la macchina l'avevate messa dove? Dov'è la macchina grigia? Lei ha indicato prima, vero? Macchina grigia sarà una delle macchine degli inquirenti. Sì, questa, la prima, se no come faceva a vedere di persona? Allora, riprende da qui la macchina, dice Fleury rivolta all'operatore, quello che aveva la videocamera. L'operatore: la macchina grigia, la prima o la seconda? Interviene Lotti: no, la prima, se no sono troppo distanti, non li potevo vedere. La prima, chiede Fleury. La prima qui, dice Lotti. Cioè la scura o la chiara? Ancora Fleury non ha capito quale. No, questa qui. La più scura, l'alfetta? Ecco, bene, dice Fleury. Direi che si può chiudere il verbale. Insomma, io penso che avesse capito che più di tanto non sarebbe riuscita a ottenere, no? Per cui chiudiamo il verbale. Ma Lotti continua: perché se la macchina era più indietro io non li potevo vedere bene. Cioè spiega perché, ma non dice quello che deve dire, spiega perché. Fleury: lasci fare. Lotti: io dico quello. Allora si chiude il verbale, sono le ore 15:45. E qui diamo un'occhiata a un particolare di per sé poco rilevante forse, però indicativo. Due incongruenze che ci sono nel verbale riassuntivo, quello che abbiamo letto prima.
Nel verbale riassuntivo si diceva che gli spari erano forse 2, quelli che aveva sentito Lotti, e che il Pacciani aveva inseguito, qui dice il personaggio che in quel momento lui non aveva ancora riconosciuto, però insomma quello che aveva la pistola inseguì il ragazzo sparando. Ecco, però Lotti, si può controllare, io ho sulla mia pagina dove ci sono i documenti in download, c'è questa trascrizione di Lotti e non se ne parla assolutamente né del numero di spari, Lotti sentì degli spari, né si parla di Pacciani o di chi per lui che inseguiva il ragazzo sparando. Il verbalizzante si vede che in questo bailamme di cose che Lotti aveva detto aveva poi scritto qualcosa che non era esattamente quello che Lotti aveva detto, cioè io non dico che lo fece con dolo, no, per l'amor di Dio, però in sostanza l'incongruenza c'è, è possibile che quando si fanno i verbali si sa che si fanno in fondo, alcune cose ci si ricordino, altre non ci si ricordino, magari ci si ricordino alcune cose che invece sarebbe bene non ricordare perché non erano state dette, e qui sarà successa una cosa così, in questo pasticcione che aveva detto Lotti, nel fare il verbale vengono fuori questi due elementi, però cioè se uno avesse in mano quel verbale lì e dovesse giudicare le parole di Lotti anche da inserire in un'evoluzione, si ritrova che Lotti aveva detto in quell'occasione che gli spari erano 2 e aveva detto che Pacciani aveva inseguito il ragazzo sparando, cosa che non è vera. Perché sono due cose che anche qui chi critica, no? Lotti che racconta delle dinamiche sbagliate, tenga conto che lo fa sulla base di verbali che non è detto che siano esattamente congruenti con quello che Lotti aveva detto. Questa è la dimostrazione, perché Lotti non aveva parlato né di 2 spari né di Pacciani che inseguiva il ragazzo. Di Pacciani che inseguiva il ragazzo aveva parlato Pucci, che inseguiva il ragazzo sparando. Di quello aveva parlato Pucci. Ma adesso andiamo a Pucci, perché dopo Lotti toccò a Pucci. Ecco, ora, se le parole di Lotti, le frasi di Lotti erano quanto di più intorcinato si potesse immaginare, e non si è ancora toccato il fondo, perché con Pucci si andò ancora oltre. Cioè Pucci praticamente non diceva delle frasi, metteva lì dei pezzettini di parola, nemmeno delle parole, pezzettini di parole in qualcosa che chi capisce è bravo. Di Pucci non abbiamo un verbale riassuntivo, io non ce l'ho, non so se esista. Dice il PM, racconta cosa ha visto. Pucci, ora noi si vide loro, Pacciani e Vanni. Bene, cosa fecero? Dice, vogliono vedere dove vanno, si disse, e qui gli racconta quello che dissero loro due, Lotti e Pucci. E andarono in giù, poi mi affaccio, più in qua, io, e c'era la tenda. Allora, parli più forte, che andranno ad ammazzare qualcheduno? C'è Pucci, cioè rivolta a Lotti, gli dice, li vede andare via, no? Dopo che gli avevamo detto di andarsene. E dice a Lotti, ma che andranno ad ammazzare qualcheduno? E perché avrebbero dovuto ammazzare qualcheduno? Cioè, Pucci non sapeva, secondo naturalmente questo racconto, perché poi le cose cambieranno, non sapeva ancora che si trattava di 2 assassini, no? Perché avrebbero dovuto andare ad ammazzare qualcheduno? Perché ammazzare? Chiede il PM, infatti. Stiamo a vedere, dice Pucci. Cosa ci avevano in mano? Quell'altro ci aveva la pistola. Quell'altro quale? Come se ci aveva il coltello. Cosa vuol dire non si sa. Bene, dice il PM, ma dice bene, ma bene a cosa? E dopo fanno, capito? E chiama il Pacciani e Mario, insomma, il Vanni un po' si sentì fare, shun, come strappare quell'altro. Era sulla destra quello con la pistola. E il coso, come si chiama? Il Vanni andò di dietro alla tenda. Bene, poi, dice il PM, bene cosa? E si sentì strappare, come strappare, Madonna buona. Dopo si stette un attimo a vedere e ritornarono addietro. Noi via, si scappò, capito? Si sentì vociare, dice, che voci fate? Andate via, perché sennò si spara. Madonna buona, io si scappò, capito? Poi, dice il PM, poi dopo si sentì un altro sparo, mi sembra ora. Madonna buona, qui dopo un po' si disse, andammo via e basta, perché noi
Ma lei ha detto un altro sparo, dice il PM. Non si stette a vedere proprio ogni cosa, ha capito? Perché si ebbe paura noi. Quanti spari sentì lei? 2. E qui termina il verbale. Ma allora facciamo un po' il punto della situazione. Cioè io avevo detto nel video scorso che avrei dato una botta anche alla parrocchia avversa. Da una parte ci sono i negazionisti, dall'altra ci sono i merendari, che io in quell'occasione ho chiamato affermazionisti, no? In modo così un po' scherzoso. Cioè quelli che credono che effettivamente Pucci e Lotti avessero partecipato in qualche modo a questo delitto. Insomma, Lotti aveva fatto il palo, Pucci era andato con lui, insomma, che fossero dentro, no? Ma io mi domando, cioè a fronte di un racconto del genere, di un delitto fatto così, come si potesse dar credito a questi due? Allora, Pucci abbiamo visto che aveva raccontato delle cose fasulle, aveva detto che la tenda stava dietro la macchina e non davanti, aveva detto che Vanni era entrato dal taglio nella tenda, cosa impossibile, e aveva detto che Pacciani aveva inseguito il ragazzo sparando. Queste sono 3 cose false. C'è da dire che Lotti da queste 3 cose false si tiene lontano, perché la tenda aveva già detto nell'interrogatorio che stava davanti alla macchina. Qui parla di Pacciani che inseguiva, sì, del tizio, insomma, che poi sarebbe stato Pacciani che inseguiva il ragazzo, ma non dice sparando, e del taglio della tenda dice che l'aveva sentito, però non dice che Vanni era entrato in questo taglio, no? Da queste cose si tiene lontano. Però comunque anche il suo racconto, se vogliamo vedere quello di Pucci come frutto dell'interazione con gli inquirenti, anche così, delle parole di una persona un po' labile, di mente molto più labile di Lotti, se vogliamo, ma anche il racconto di Lotti con la dinamica del delitto non è che è tanto congruente. Facciamo un riassunto un po' brevissimo di quella che fu la dinamica del delitto. Cioè lì, al netto di fantasiosità tipo doppi caricatori o spari dalla scarpatina con bossoli che si perdono, lì il delitto, la sparatoria avvenne in 2 fasi. Ci fu una prima fase con il mostro che era accucciato vicino lì alla tenda e sparò 5 colpi attraverso la zanzariera. Poi ci fu una fase intermedia dove il mostro, dove probabilmente se ne andò in giro a controllare che non ci fosse nessuno, che non ci fossero visite indesiderate. Questo perché? Perché è l'unico modo con il quale si può pensare che il ragazzo fosse riuscito a fuggire. Perché se lo sparatore, il mostro, fosse rimasto lì davanti, non avrebbe mai consentito al ragazzo di uscire, gli avrebbe sparato. La seconda fase sono i 4 colpi rimasti, che probabilmente i primi furono sparati con il mostro sbilanciato da una colluttazione che c'era stata con il ragazzo. E poi l'ultimo venne sparato con il mostro che si era rialzato in piedi, il bossolo sorvolò la tenda, andò dall'altra parte e il ragazzo probabilmente in quell'occasione fu colpito al gomito. Ora posso anticipare che poi Lotti avrebbe raccontato di questa colluttazione e avrebbe anche detto che Pacciani aveva preso il ragazzo per il collo. Secondo me in un racconto molto realistico, che è proprio quello che secondo me era successo. Però in questo momento lui non lo racconta questo. Cioè lui dice, lui era lì, no? Perché avendo sentito il rumore della tenda, era rotta, vuol dire che era a pochi metri. Per cui avrebbe dovuto vedere questa situazione, avrebbe dovuto vedere questo momento in cui l'ingresso della tenda era stato lasciato incustodito e il ragazzo aveva potuto uscire. Però non ne parla. Ma un'altra cosa che avrebbe dovuto dire è la fase dell'accoltellamento. Cioè, come ho detto, dal momento in cui loro andarono su e sentirono il rumore della tenda tagliata, al momento in cui i 2 assassini si accorsero di loro, ecco, in questo frangente era successo la sparatoria e l'accoltellamento. Perché è chiaro che quando i 2 vennero inseguiti, il ragazzo doveva essere già morto, perché altrimenti se no se ne scappava. Ecco, e però questa fase dell'accoltellamento Lotti qui non la racconta. Anche qui vedremo più avanti che poi sarebbe ritornato sui suoi passi Lotti, avrebbe raccontato qualcosa anche dell'accoltellamento.
Comunque, lasciamo perdere questo, però la cosa che voglio dire è che degli inquirenti, di fronte a un racconto del genere, chiesero l'arresto di Mario Vanni. Io penso che a me la cosa sembra abbastanza grave, ma insomma poi la storia, i posteri giudicheranno. Ma adesso direi, chiudiamo l'argomento Scopeti, perché gli inquirenti a quel punto decisero di affrontarne un altro. Ecco, Pucci nel suo terzo interrogatorio, il 9 di febbraio, aveva raccontato, oltre a questa fermata a Scopeti, aver visto questi assassini, Vanni e Pacciani, eccetera, eccetera, aveva raccontato un fatto molto molto importante. Leggiamo dal suo verbale del 9 febbraio. Loro mi chiedono se sono stato con il Lotti nella zona di Vicchio a vedere coppiette. Io ci sono stato una volta. Me ne ricordo perché pochi giorni dopo ammazzarono una coppietta in macchina e il Lotti mi disse: guarda, hanno ammazzato quelli che si è visto noi. E caspita, questa qua è una cosa di una gravità inaudita. Insomma, Pucci aveva raccontato di essere stato con Lotti a spiare proprio la coppia che sarebbe stata uccisa. Cioè io avevo già fatto notare, no, che con la Nicoletti, che aveva raccontato di essere stata su quella piazzola a fare l'amore con Lotti, già Lotti era compromesso, e non poco. Perché? Perché quella piazzola era così lontana dal suo paese, a 60-70 km, quelli che erano, che pensare che fosse stata una coincidenza che lui fosse andato, conoscesse, frequentasse un luogo così lontano, proprio dove furono uccisi i ragazzi, insomma, questa è una cosa che tuttora, no, è uno degli elementi che secondo me fanno pensare che Lotti era il mostro, cioè, questo concorre a togliere ogni dubbio. Ecco, ma questa addirittura, cioè Lotti avrebbe spiato quella coppia lì, cioè non solo avrebbe frequentato quella piazzola, ma sarebbe andato a spiare quella coppia quando dice Pucci, pochi giorni prima del delitto, con Pucci andò a spiare la coppia. Questa è una cosa. Però a Lotti non glielo avevano contestato questo, no? Perché non era il momento. Ma andiamo avanti con quello che raccontò Pucci. Me lo disse la domenica mattina, quando si era davanti al bar centrale a San Casciano. Era sempre Lotti che sapeva i posti, che mi diceva di andare con lui in un determinato posto, perché lì c'era una coppia da spiare. Questo è avvenuto anche quando siamo andati quella volta che ho detto io a Vicchio. Lo so, per avermelo detto il Lotti, che sia alla piazzola di Vicchio che a quella degli Scopeti, il Lotti andava a fare l'amore con la Filippa. E qui si comincia a capire, no, perché dei due venne scelto Lotti come cavallo da corsa, perché ci sono stati anche degli interventi, ma perché misero sotto protezione Lotti e non Pucci? Sì, gli inquirenti capirono subito che le informazioni sarebbero arrivate da Lotti, cioè che Pucci, diciamo così, era un comprimario, no? Adesso in che misura, poi qui bisognerebbe vedere, qualcuno anche ha lanciato l'ipotesi, dei miei ascoltatori, ha lanciato l'ipotesi che Pucci potesse aver fatto più di quello che io ho proposto, ho immaginato. È possibile questo, anche se non è dimostrabile. Però insomma il cavallo da corsa era Lotti e questo racconto di Pucci lo aveva dimostrato, no? Lo aveva fatto capire agli inquirenti, che infatti non glielo contestarono subito. A dire il vero Vigna un accenno gliel'aveva fatto nel primo interrogatorio dell'11. Gli aveva detto: ma Lotti, lei è mai stato a Vicchio? E lui aveva risposto: mai. Però poi Vigna, a quello che se ne sa dalla documentazione che è emersa, non aveva insistito, perché non era il momento. Cioè lì l'importante era arrivare a una definizione più completa dell'episodio di Scopeti per chiedere l'arresto di Vanni, per poi quello che sappiamo, no? Andare a mettere uno zampino nel processo e poi a chiedere la protezione di Lotti. Però Vigna l'aveva fatto questo accenno. Ma una volta che venne archiviato il processo Pacciani, che venne fatta questa giornata così di definizione degli avvenimenti a Scopeti con il sopralluogo di Lotti e Pucci, si passò a Vicchio. La prima cosa, venne portato Pucci sul posto. Il 17 febbraio, la mattina, il PM Canessa dà atto di avere invitato alla partenza e durante il percorso il Pucci Fernando a riferire se i luoghi circostanti
erano a lui noti e di aver ricevuto risposta negativa. Insomma, Pucci viene portato in macchina fino lì a Vicchio e gli viene chiesto se quello che sta vedendo dalla macchina lo conosce e lui dice di no. Il PM dà atto di aver condotto il signor Pucci, Fernando, sul luogo esatto, ove furono rinvenuti i cadaveri di Rontini Pia e Stefanacci Claudio, e che anche in tale circostanza il Pucci dichiarava di non ricordare quei luoghi. Il PM dà atto che sul luogo da individuare il Pucci appariva nervoso, strusciava più volte i piedi, rimuovendo la ghiaia che ivi si trova, ponendosi sistematicamente con le spalle alla piazzola, ove fu rinvenuta l'auto dello Stefanacci, manifestando un apparente disagio. E qui c'è questa cosa strana, no? Cioè, Pucci aveva detto di essere stato su quella piazzola con Lotti, però poi dice di non riconoscerla. E questo perché? Perché aveva detto il falso che non c'era stato, o forse il motivo era un altro? Vediamo. Poi viene interrogato in una caserma negli uffici della Polfer di Pontassieve. Successivamente alle 15:10 negli uffici della Polfer di Pontassieve il Pucci Fernando a domanda risponde: sono stato a Vicchio con il Lotti, Giancarlo in auto. Continua a dire io ci sono stato, come ho già detto alla signoria vostra quando sono stato sentito la volta scorsa, ma non ricordo esattamente il posto. E quindi poco fa, quando ci sono stato portato, non mi è sembrato di riconoscerlo. Ecco, allora su questa incongruenza naturalmente i negazionisti ci vanno a nozze, no? Perché dice come? Dice di esserci stato e poi quando è lì non lo riconosce? Però bisogna pensare questo. Ma allora, se Pucci era stato istruito a dire di essere stato su questa piazzola con Lotti, e perché non riconosce i luoghi? Cioè aveva detto di esserci stato, poi quando arriva lì dice ma io non lo riconosco? Se Pucci fosse stato istruito avrebbe detto certo sono questi. Ma anche nell'ipotesi un po' così avventurosa che i due avessero avuto il progetto di diventare collaboratori di giustizia, quando Pucci arrivò lì sulla piazzola, a quel punto avrebbe detto sì, la riconosco, sì, con il suo modo, che lui anche se le cose non erano vere, diceva sì, questo va bene, questo sì, quello, avrebbe detto così. Allora bisogna trovare un'altra spiegazione, no? per il fatto che Pucci in quella situazione non riconobbe la piazzola. Allora, la spiegazione più semplice potrebbe essere quella che c'era stata una sola volta e magari non se lo ricordava nemmeno. Oppure io credo più plausibilmente che lui si fosse molto molto emozionato, magari avesse anche avuto paura che si potessero profilare dei guai per lui, no? E che così, diciamo, intuitivamente avesse detto no, io non la riconosco, insomma, come quasi a dire sì, ci sono stato ma non me ne sono quasi accorto. Ecco, ora bisognerebbe essere stati nella sua testa, però io non vedo una spiegazione differente che una che appunto va un po' a vedere delle reazioni un po' irrazionali che ci furono dentro di lui. Dopo Pucci fu la volta di Filippa Nicoletti. Ricordiamoci che Filippa Nicoletti, dopo un iter in cui era partita da essere stata su quella piazzola con l'amante Sadotti, poi aveva ammesso di esserci stata una volta anche con Lotti e poi insomma si arriva al fatto che lei c'era stata con Lotti più di una volta. E ci si arriva proprio in questa occasione, ma leggiamo il verbale. In tale luogo era stata 2 o 3 volte appartata in macchina con Lotti Giancarlo, che l'aveva portata sul posto a lui precedentemente conosciuto. Attenzione, a lui precedentemente conosciuto. Dichiarava in particolare che si era ivi recata con il Lotti sempre di giorno, in date che non ricordava, dal 1981 in poi, successivamente del 1982 e forse in periodi successivi che non ricordava. Precisava anche di essersi recata in quel luogo condotta da Lotti che conosceva la strada. Per cui attenzione, un luogo che Lotti conosceva la strada e così via. No, poi vedremo quello che dirà Lotti. In qualche occasione si era appartata con il Lotti in quella piazzola di Vicchio, approfittando di girate che il Lotti le faceva fare in macchina, mentre il convivente Indovino si trovava in carcere. E questo era l'81.
perché indovino era in carcere nell'81. Il PM dà altresì atto che la signora Nicoletti, nel riconoscere il luogo come piazzola a lei nota, dove si era appartata con il Lotti, ha fatto le seguenti precisazioni: di essersi recata l'ultima volta in quella piazzola con il Lotti in epoca da far risalire al massimo al 1983. Anche questo dato, questo anno, ricordiamocelo, perché il Lotti dirà una cosa un pochino diversa. Di ricordarsi che quando arrivavano nella piazzola, il Lotti posizionava la macchina facendo innanzitutto inversione di marcia e sistemando l'auto con la parte posteriore verso la parte collinare della piazzola. Qui vabbè, non è che conta molto questo fatto, no, però insomma bisogna dire che Lotti metteva la macchina esattamente come l'avrebbero messa i poveri ragazzi che vennero uccisi, cioè con la coda addossata alla collinetta. Di ricordare bene che c'era il palo della luce, tuttora visibile, è quel palo doppio, sulla parte sinistra della piazzola, guardando dalla strada. E qui vediamo l'immagine della piazzola, giusta perché nel video dove avevo parlato di questo, della Nicoletti e di questa visita, era stata presentata un'immagine che è speculare, un'immagine trovata su internet. Adesso l'abbiamo girata e questa è quella giusta. Di ricordare all'epoca, diversamente da oggi, che il campo a sinistra della piazzola, guardando con le spalle alla strada asfaltata, aveva l'erba alta, forse di scope o simili, che il luogo non era all'epoca cosparso di ghiaia come ora, ma era in terra battuta, con i segni delle ruote e delle macchine, che al lato della piazzola, fra il campo di erba e la parte in terra, c'era come una specie di fossato. A domanda risponde: come ho detto poco fa, mentre ci trovavamo a Vicchio, nella piazzola dove ci fermavamo in macchina, è stato il Lotti Giancarlo a farmela conoscere e a portarmici la prima volta nel 1981, e qui ribadisce che fu Lotti a portarla lì. Ricordo anche che in un'occasione ci siamo bagnati i piedi perché era estate, nell'acqua del fiume che scorre al di là della strada asfaltata, dalla parte opposta a dove si trova la piazzola. E insomma erano stati anche a bagnarsi i piedi al fiume Sieve, che è dall'altra parte della strada. A domanda risponde: come ha riferito verbalmente l'ispettore Lamperi stamani, venendo in macchina da Firenze con il suddetto ispettore, ho riconosciuto il ristorante La Casa del Prosciutto, che si trova a non molta distanza dalla piazzola di Vicchio, come un posto dove andavamo insieme con il Lotti dopo esserci appartati insieme in auto. E qui vediamo la Casa del Prosciutto, come l'abbiamo vista la primavera scorsa, quando è stato fatto il video su Vicchio. E allora sì, mettiamoci anche questa trattoria, la Casa del Prosciutto, insomma, cioè qui veramente negare che Lotti e la Nicoletti fossero stati lì su quella piazzola è negare l'evidenza, no? Cioè non ci sono arti oratorie, non ci sono messe in caciara che possano nascondere questa verità. Ecco, una verità che naturalmente le persone che sono intellettualmente oneste una verità della quale devono tener conto, no? Poi vabbè, ognuno fa le proprie considerazioni, però è un dato di fatto questo. Ma sempre quel 17 febbraio in coda venne interrogato Lotti, cioè Lotti non venne portato lì sulla piazzola, ma venne interrogato. Un interrogatorio diciamo molto lungo, cioè il verbale che noi abbiamo è un verbale molto lungo. Lotti fu lasciato libero di raccontare tutta la sua storia con la Nicoletti, e lui raccontò cose molto interessanti tra l'altro, ma diciamo non interessanti in questo contesto, però insomma chi vuole se lo può leggere, può capire un po' come Lotti aveva vissuto questa storia con la Nicoletti. Mentre ci sono alcune cose importanti che qui leggiamo, in fondo, dove si parla di Vicchio. Una volta sono stato con la Filippa a fare una girata in macchina in quel posto che si chiama Vicchio, una volta. Vediamo, no? Vedremo che Lotti tende a tirare più che può. E questo sarebbe il collaboratore di giustizia? Sarebbe questo? Ricordo che una volta mangiammo in una trattoria che si trova a Vicchio, ma non ricordo il nome. Ora che lei mi chiede se si trattasse della Casa del Prosciutto, le dico che quello è effettivamente il nome. Lei mi chiede se in queste occasioni è capitato che abbia fatto l'amore in macchina, ed effettivamente qualche volta, dato che non sapevamo dove andare, abbiamo fatto l'amore in macchina. Però qui non si riferisce, credo, a Vicchio, si riferisce in genere alle loro girate.
L'altra volta non gliel'ho detto perché ero bloccato su vari punti. Ora che pian piano mi sto sbloccando, le dico che effettivamente con la Filippa ho fatto anche l'amore in macchina. È capitato anche più di una volta che sono andato con la Filippa in macchina a Vicchio dalle parti della casa del prosciutto e qui l'una volta diventa più volte. Deve essere stato d'estate, abbiamo girato un po', abbiamo fatto l'amore in macchina appartandoci e poi siamo andati a mangiare alla casa del prosciutto. Appartandomi però non si dice dove. Mi è capitato anche di recarmi a Vicchio, a domanda risponde, gli fanno un'altra domanda. Mi è capitato anche di recarmi a Vicchio in macchina con Pucci Fernando. Evidentemente gli hanno chiesto, ma con Pucci ci è andato a Vicchio? E lui dice di sì. Abbiamo fatto una girata nello stesso posto dove sono andato con la Filippa Nicoletti, dalle parti della casa del prosciutto. Col Pucci sono andato a Vicchio nell'estate del 1984. Ecco qui, allora, Lotti è stato messo di fronte al fatto che Pucci ha detto che erano stati a Vicchio. Io credo, e qui però non è dimostrabile, ma diciamo che plausibilmente andò così, che a Lotti fosse stato letta anche la parte di verbale di Pucci del 9 che parlava proprio di questa storia di Vicchio. Cioè sappiamo che venne letto il verbale delle dichiarazioni di Pucci del 9 a Lotti dopo il confronto e in questa, diciamo, nel verbale riassuntivo di questo evento ci sono un paio di punti dove si dice che il verbale gli venne letto a partire da un punto, un altro e così via. No? Io però penso che in quell'occasione gli fu letta anche la parte di Vicchio perché se non altro per vedere le sue reazioni. Per cui teniamo conto del fatto che Lotti sapeva che Pucci aveva raccontato di questo loro spiare la coppia sulla Panda, lo sapeva. Non era stata calcata la mano, ma lui secondo me lo sapeva. Allora, per avere una visione più chiara, invece di contestargli il fatto che la piazzola era quella del delitto, gli inquirenti ci portarono direttamente Lotti. Il giorno dopo, assieme a Giuttari, credo, Vinci e Lamperi, Lotti venne portato su questa piazzola. Allora, il viaggio iniziò dalla casa di Filippa Nicoletti, vennero fatte un po' di strade, il verbale riporta queste strade che vennero fatte, diciamo che a noi non interessano, ci interessa dal momento in cui la macchina arrivò a Ponte a Vicchio, dove c'era la casa del prosciutto. E qui vediamo anche la piantina, ecco, lì sulla sinistra c'è il punto di partenza di quello che poi è il viaggio che adesso sto per leggere. È interessante una certa cosa che adesso vediamo. Quindi Lotti ha riferito di svoltare a sinistra in direzione di Comano e, strada facendo, ha prestato particolare attenzione alle stradine che si andavano incontrando sulla strada, riferendo in progressione alla prima stradina, no, questa va su alle case, a una successiva stradina, no, questa no. Cioè gli hanno chiesto di portarlo sul posto dove era stato con Pucci, attenzione, per cui è la piazzola del delitto, no? Alle prime due stradine dice no, queste qui no. Alla terza ed ancora ad altra stradina, all'inizio della quale vi è l'indicazione Azienda l'Arena, no, questa porta a una fattoria. L'ho percorsa con la Filippa per un tratto fino alla prima casa e poi sono tornato indietro. Allora, questa strada è importante perché è la strada dove la Teste Maria Grazia Frigo avrebbe visto le due macchine che poi vennero identificate per quella di Lotti e quella di Pacciani. Poi vedremo più avanti che venne organizzato un sopralluogo con Lotti per individuare questa strada e Lotti non la individuò. Vedremo perché, c'è un bell'articolo sul mio blog in Fuga da Vicchio dove si dimostra che questa storia di questo giro per strade di campagna lì attorno a Vicchio non aveva senso, era proprio una balla grossa. Lotti in quell'occasione non la individuò, poi vedremo perché, non ve lo dico subito, ma vedremo perché non la individuò. Andiamo avanti, Lotti aggiunge: dove mi sono fermato io era una piazzetta vicino alla strada. Cioè vuole dire che era una cosa lì limitata, non era questa strada che andava in su. Quindi, proseguendo oltre e avvicinandoci ad altra deviazione, sempre sulla destra, il Lotti all'approssimarsi a questo posto dice:
Può darsi sia questa. E subito dopo, quando si è giunti alla deviazione, con tono sicuro ha dichiarato: è questa, è proprio questa. Si dà atto che la distanza tra la casa della Filippa di via Fattignano e questa piazzola è risultata essere di chilometri 65 esatti. Prosegue il verbale. Ci si è immessi pertanto in questa stradina e Lotti ha dichiarato: ricordo bene questo posto, ricordo il palo della luce, non vi erano quelle croci. Si dà atto che trattasi delle croci che ricordano il duplice omicidio Stefanacci Rontini. La ghiaia che è per terra all'epoca non c'era, e qui Lotti dice la stessa cosa della Nicoletti, anche il palo. Almeno così io ricordo. Ho fermato la macchina con la Filippa nello slargo, con la parte posteriore verso la collina e quella anteriore verso la casa colonica sita poco distante. Si dà atto che tale casa è in direzione di Icomano e a circa 300 metri. E insomma, sono stato qui con la Filippa nell'estate del 1984. Faceva molto caldo e ricordo che quando andammo via ci fermammo vicino al fiume e ci bagnammo i piedi, proprio perché faceva molto caldo. Ricordo che scorreva meno acqua di quella che vedo adesso. E qui abbiamo, no, che Filippa Nicoletti aveva dichiarato di essere stata su quella piazzola con Lotti dall'81 all'83. Lotti invece dice di esserci stato dall'84. A questo punto arriva il negazionista che dice: ma come? Quello dice una cosa, quello ne dice un'altra, dicono baggianate tutti e due. No. Allora, la Nicoletti si era fermata all'83 perché arrivare all'84 lei aveva paura di essere chiamata in causa per quel delitto, mi sembra che sia la spiegazione più logica, no? E perché Lotti dice 84? Lotti dice 84 per far capire che lui non è che frequentasse quella piazzola, che l'aveva scoperta allora, ma infatti vedremo poi che questo dirà. Ecco, ora se si mettono assieme le due cose, io direi che possiamo essere tranquilli nel dire che su quella piazzola Lotti c'era andato con la Nicoletti nell'81, nell'82, nell'83 e nell'84. Andiamo avanti. Si dà atto che, sempre nel verbale, durante il tempo in cui ci si è trattenuti in tale luogo, il Lotti ha rappresentato che, trovandosi sul posto, ha ricordato alcuni particolari che intendeva riferire. E così spontaneamente ha riferito. Io qui mi immagino Giuttari, no? Giuttari che era un mastino, gli avrà detto a Lotti: Lotti, ma lei ci racconti bene queste storie, perché secondo me lei ci nasconde qualcosa, no? Io non so qual era il suo metodo di Giuttari, ma insomma, io penso che sapesse far cantare i suoi polli, no? E Lotti, quando veniva messo di fronte alle contestazioni, tirava, ma alla fine cedeva, però cedeva sempre al minimo, Così spontaneamente ha riferito: devo dire che in questo posto sono ritornato dopo qualche giorno, circa una settimana, in compagnia di Pucci Fernando, per cui c'era stato con la Nicoletti quell'estate lì, una settimana dopo c'era tornato con Fernando. Era un po' buio quella sera. Lasciai la macchina nel primo slargo e con Fernando a piedi mi avvicinai alla piazzola ove ero stato con la Filippa. Qui notammo che vi era ferma una macchina di piccola cilindrata, una Panda, di colore sul bianco celestino, con la parte posteriore verso la collina e quella anteriore verso la casa colonica che ho già indicato. Abbiamo visto che sulla macchina c'erano due persone, un uomo e una donna, che non potevi vedere bene, in quanto con il Pucci non ci avvicinammo proprio alla macchina, ma ci fermammo a circa 2-3 metri, vicino a dei cespugli sulla destra, per guardare. Rimanemmo a guardare per alcuni minuti, ma poi, essendoci accorti che la coppia aveva notato la nostra presenza, andammo subito via. Quella sera con Fernando non mangiammo alla Casa del Prosciutto, ma in un locale verso Firenze. E allora qui Lotti ammette questa cosa molto compromettente, perché lui era stato a spiare la coppia di Vicchio che poi sarebbe stata uccisa. La cosa, penso che anche un cretino come lui, se lo vogliamo considerare un cretino, aveva capito che si trattava di una cosa molto compromettente. Ma vedremo che Lotti ha le sue contromisure. Teniamo conto di un fatto, che sempre, Lotti non smentì Pucci. Lotti non lo smentì mai. Cercava sempre di posizionarsi al minimo delle sue dichiarazioni, come nel caso di Calenzano. Ci abbiamo visto che
quando Pucci disse che lui gli aveva confidato che Pacciani e Vanni avevano ucciso anche a Calenzano, ma non gli aveva detto, disse Pucci, se c'era anche lui, dopo una certa resistenza, disse sì è vero, gliel'ho detto. No, non gli ho detto, cioè, siccome Pucci aveva detto che non gli aveva detto se lui c'era, lui disse però io non c'ero, cioè si posizionò a ribasso, ammise ma si posizionò a ribasso. Com'era la sua strategia? Ricordiamoci che Fornari e Ragazzi avrebbero detto che Lotti era attentamente impegnato in una sua strategia difensiva. Ecco, ora io vorrei sentire la campana dei negazionisti, cosa ne pensa di questa ammissione di Lotti di essersi fermato, di aver spiato la coppia, ma lo vedremo in fondo questo nella domanda. Un'altra cosa, io ritengo logico, insomma, che quando gli fu letto il verbale delle dichiarazioni di Pucci del 9, gli fu letto l'11, gli fu letta anche la parte che riguardava Vicchio. Così Lotti ebbe una settimana di tempo per preparare le sue contromisure, perché la contestazione non gli venne fatta subito, no, non gli fu chiesto, ma allora lei è stato a spiare sta coppia, ma come mai? Se non ci fosse stata tutta quell'urgenza di ottenere dei risultati poi da presentare al GIP, da presentare a Ferri, da presentare al Ministero dell'Interno, è possibile che magari un trattamento un po' diverso avrebbe messo Lotti in una condizione di non poter dire troppo facilmente delle bugie. In questo caso diciamo che la condizione ci fu. Vediamo. Lotti continua, no, in questo verbale a raccontare e dice questo. Dopo 2 o 3 giorni, trovandomi a parlare con Mario Vanni, gli raccontai che ero stato in una piazzola a Vicchio, ove vidi una coppia su una Panda, che si era accorta che io e Fernando la guardavamo. Mi ricordo anche che, anche dopo essere stato in quella piazzola con la Filippa, nei discorsi serali che facevo col Mario, gli riferii di quel posto e gli diedi le indicazioni per descrivere anche la strada per poterlo raggiungere. Può anche darsi che gli abbia riferito altri particolari, anche su sua richiesta, ma adesso questo non lo ricordo. Sta dicendo Lotti che di quella piazzola aveva parlato a Vanni. Gli aveva parlato già prima, quando lui era andato con la Filippa, ma gli aveva anche parlato di quella visita che aveva fatto con Pucci dove avevano visto la Panda. Per cui, parlandogli dei suoi viaggi con la Nicoletti, gli avrà raccontato dell'esistenza di questa piazzola, ma raccontandogli del viaggio con Pucci gli disse proprio che aveva visto questa Panda. Diciamo pure che è una furbata. Allora, consapevole del fatto che aver spiato la Panda dei 2 ragazzi con Pucci era veramente molto compromettente e non potendola smentire, perché smentendola avrebbe voluto dire interrompere quell'accordo così ideale con Pucci per il quale i due erano sulla stessa barca. Cioè se si fosse allontanato da Pucci contestando quello che lui diceva, il rischio era che quello poi avesse detto altro. Cioè non era cretino Lotti, no? Perché quando si dice che Lotti era un cretino, si dice una cosa assolutamente, è più cretino chi lo dice di lui, perché non era un cretino, cioè era uno che non aveva un'intelligenza eccelsa, ma aveva diciamo così, una specie di istinto che gli faceva scegliere la strada che in quel momento gli sembrava la strada più giusta. Lui aveva capito benissimo che con Pucci era costretto a fare una cosa sola. Cioè se si fosse allontanato da questo legame con Pucci, il rischio era che venisse fuori quello che non doveva venire fuori. Attenzione. Per cui ogni volta che magari Pucci, poi vedremo che poi Pucci dirà anche delle cose che Lotti naturalmente avrebbe preferito non dirle, no, però non disse Lotti, no, quello sta mentendo. Avesse detto così, cosa sarebbe successo? Che gli inquirenti sarebbero andati da Pucci e l'avrebbero tartassato anche di più. E cosa sarebbe potuto venire fuori? Io penso cose brutte per Lotti. Per cui anche in questo caso Lotti, che aveva sentito questa cosa, si preparò a fronteggiare questa rivelazione di Pucci, che avrebbe preferito che non avesse fatto, ma l'aveva fatta, in questo modo, dicendo che lui aveva detto a Vanni di questa Panda. In quel momento, quando lui gliel'aveva detto, secondo quello che aveva raccontato fino ad ora, lui non sapeva che Vanni e Pacciani erano gli assassini.
Lui non lo sapeva, semplicemente aveva raccontato a dei suoi amici, a un amico, a Vanni, che poi naturalmente l'aveva riferito a Pacciani, di aver frequentato questa piazzola, di aver visto questa panda, facendo intendere agli inquirenti che poi Vanni avrebbe approfittato di questa informazione, ma a sua insaputa. Chiamalo scemo, cioè, è chiaro, no, che questa cosa qua era una giustificazione un po' ingenua, ma cos'altro avrebbe potuto dire Lotti? Cioè Lotti disse quello che poteva dire e insomma fece la mossa che poteva fare. Ma andiamo avanti perché il verbale prosegue. Dopo qualche giorno, 3 o 4, da quello in cui fui in quel posto insieme a Fernando, per cui lui e Fernando avevano visto questa panda 3 o 4 giorni prima del delitto. Lui l'aveva detto a Vanni e poi c'era stato il delitto. Appresi in paese dal giornale e dalle persone che parlavano e anche dalla televisione che in quel posto era stata uccisa una coppia di giovani. Ricordo bene, qui dice dopo qualche giorno 3 o 4, i conti non tornano perché diciamo che il delitto era avvenuto di domenica, mettiamo che i giornali uscirono il martedì, 3 o 4 giorni prima lui sarebbe andato lì, che ne so, il venerdì, poi l'avrebbe detto a Vanni il giorno dopo, sì, insomma siamo un po' tirati, però lui disse 3 o 4 giorni, ma chissà, magari non aveva fatto bene i conti. Comunque andiamo avanti. Appresi in paese dal giornale, dalle persone che parlavano e anche dalla televisione che in quel posto era stata uccisa una coppia di giovani. Ricordo bene che dopo questo delitto mi trovai a parlare con il Mario Vanni, anche al bar e alla cantinetta. Non ricordo bene i discorsi fatti, ma mi è rimasto impresso il fatto che Mario mi invitava a non parlare di queste cose in quei locali, perché ci potevano essere persone in borghese che sentivano i nostri discorsi. Ricordo che io gli risposi: ma tu che hai paura? Se non hai fatto male, perché hai paura? Il Mario però continuava a invitarmi a non parlare per niente e di non dire in paese che io ero stato pochi giorni prima in quel posto. E insomma Lotti rincara la dose dicendo agli inquirenti dopo il delitto Mario Vanni mi invitò a stare zitto, non voleva che si sapesse che io gli avevo detto di questa piazzola. E insomma era un modo per dire che a fare quel delitto c'erano andati su sua indicazione ma inconsapevoli, no? Perché ricordiamoci che la speranza di Lotti fino a questo momento e ancora per un po' è quella di rimanere soltanto un testimone e gli inquirenti che sapevano bene che le cose non sarebbero andate così perché non erano cretini, lo sapevano bene, glielo lasciarono credere. Cioè, diciamo che in questo modo qual era il vantaggio per loro? È che Lotti non aveva nessun avvocato. Cioè Lotti, non essendo accusato di nulla, non aveva nemmeno un avvocato, per cui insomma, se gli si poteva strappare qualche parola senza l'avvocato era molto più facile, no? Io penso che... Poi la stessa cosa che successe con Pucci, perché anche a Pucci, se fosse stato accusato di qualcosa, sarebbe venuto poi l'avvocato, poi con quei fratelli agguerriti che aveva, diciamo che sarebbe stato un avvocato probabilmente nemmeno di quelli docili, che era d'accordo con la procura, come poi successe con Lotti, al terzo avvocato. Qualche giorno dopo, qui siamo al 18 mi sembra, eravamo al 18, il sopralluogo del 18, il 21, Lotti venne interrogato ancora. Allora abbiamo un verbale dove si parla di parecchie cose, però non le guardiamo in questo momento. Si parla per esempio anche della lettera di Pacciani a Vanni. Su quella lettera probabilmente c'è un bell'articolo sul mio blog. Su quella lettera poi farò un video, è una cosa interessante perché questa lettera diciamo che attraversa 3 inchieste, l'inchiesta Pacciani, l'inchiesta dei compagni di merende e poi ci sarà anche nell'inchiesta sulla pista esoterica con protagonista assoluto Innesi. Lo vedremo appositamente, qui diciamo c'è un accenno, lasciamolo perdere. Vediamo invece su questo interrogatorio del 21 la parte che riguarda Vicchio. A domanda risponde: per quanto riguarda la piazzola vicino a Vicchio che ho riconosciuto quando ci siamo recati il 18/2/96, quello che abbiamo appena visto, con la squadra mobile, io la trovai per caso andando a giro con la Filippa, nel senso che prima non c'ero mai stato. Sento che la Filippa ha detto che secondo lei la prima volta ci si andò nel 1981, ma a me non mi pare che quello sia l'anno in cui ci si andò la prima volta,
perché io la conobbi proprio nel 1981 e precisamente nell'agosto del 1981. E insomma, qui Lotti sta dicendo, quella piazzola io la trovai per caso proprio quella volta che andai con la Nicoletti nell'84 e prima non la conoscevo e la Nicoletti aveva detto invece che lui ce l'aveva portata già dal 1981 e la conosceva già. Questo l'ho già detto, ma lo ridico, perché Lotti disse un'altra cosa, perché naturalmente lui cercava di rimanere sempre più tirato possibile, no? Perché conoscendo la piazzola da tanto tempo aumentava il sospetto che su quella piazzola fosse andato lui a fare qualcosa. Per cui lui disse che l'aveva trovata per caso quell'84 lì e prima non c'era mai stato. E come giustificazione dice, a me non mi pare che quello sia l'anno, cioè l'81, perché io la conobbi proprio nell'81 e precisamente nell'agosto dell'81, cioè allora se lei avesse detto che ce l'aveva portata nell'80, questo discorso aveva ragione. Io la conobbi nell'81, nell'80 non ce l'avevo potuta portare, però lei disse di esserci andata nell'81, lui nell'81 la conobbe e allora nell'81 ci poteva essere andato, no? Insomma, Lotti minimizza. Andiamo avanti. Io, parlando col Vanni, come ho già riferito alla polizia giudiziaria di quel che avevo veduto nella piazzola di Vicchio, gli dissi che c'era questa piazzola dove ci si poteva fermare con la macchina, che io e Pucci si era visto una Panda bianchina o celestina con un uomo e una donna. La targa non la presi perché non si poteva andare troppo vicino alla macchina, altrimenti ci vedevano. Dissi a Vanni il punto preciso dove era questa piazzola. Lui mi chiese come mai vai là e io gli dissi che ero andato a fare una girata e lui ribatté, una girata un po' lunga. E insomma Lotti continua a ingigantire questa spiegazione che lo avrebbe liberato dal sospetto che su quella piazzola ci fosse andato lui a uccidere, no? Perché avendolo detto a Vanni, essendo Vanni e Pacciani gli assassini che la procura aveva individuato, automaticamente lui pensava, e loro poi hanno saputo di questa piazzola, sono andati, hanno ucciso e io sono fuori. Rimango soltanto un testimone, questo nelle sue speranze, no? Che naturalmente i suoi interlocutori sapevano bene che sarebbero finite presto. Ma sarebbero finite presto, ma al momento giusto. Attenzione, al momento giusto, perché è evidente, no? Che Lotti e Pucci furono due testimoni gestiti. Mi sembra che una ricostruzione storica non possa prescindere da questo. Non furono due testimoni imbeccati, furono due testimoni gestiti. Su questo direi che non ci piove. Ma adesso siamo arrivati in fondo al video e io faccio la domanda. La domanda è questa. Supponendo che Pucci, sotto l'influenza degli inquirenti, avesse raccontato una bugia, cioè che Pucci avesse raccontato, essendo un personaggio labile, essendo un personaggio con poco sale in zucca, avesse raccontato di questa piazzola di Vicchio che c'era stato con Lotti sotto l'influenza della polizia, no? O degli inquirenti, perché lo raccontò con davanti ai magistrati. Io penso che sia assolutamente ingiustificabile la pretesa di farglielo aver messo in bocca così dai magistrati. Nel contraddittorio, allora lei è stato qui, sa là, sa giù, e lui avrà detto, ah sì, è questo sì, è questo sì. No, interrogatori che rimangono comunque fatti male, cioè certamente a un giudizio futuro ci sarà da mettere nell'elenco dei cattivi degli inquirenti che fecero questo tipo di interrogatori, però non è che dietro ci fosse una volontà di dolo, questo attenzione, io non lo affermo. Furono maldestri, insomma, maldestri perché quello che interessava era il risultato, ecco, un risultato che poi adesso ce lo troviamo che non soddisfa nessuno e che dà modo di inventarsi ricostruzioni alternative che sono da fiction. Comunque facciamo la domanda, allora anche se Pucci aveva raccontato una balla con questa storia, perché Lotti la confermò di essere andato su quella piazzola a spiare la Panda dei ragazzi di Vicchio? Allora, se Lotti, mettiamoci nell'ottica che Lotti era assolutamente innocente e era stato tirato dentro così per paura, per inesperienza, perché aveva cominciato ad ammettere, c'è chi dice aveva paura di andare in carcere e tutto, però io quello che mi domando, poteva dire semplicemente no, Pucci si è sbagliato, io non sono stato su quella piazzola, cioè è una cosa
talmente compromettente, e invece ammise di esserci stato, salvo però inventare questa giustificazione per il fatto che proprio su quella piazzola sarebbe stato compiuto il delitto. E questo naturalmente va a discapito dell'altra versione, quella che vedrebbe Lotti e Pucci consapevoli di dire delle bugie, ma volontariamente, perché volevano un tornaconto economico, no? E questa è la versione che abbiamo esaminato al video scorso. Diciamo che io qui continuo a fare sempre appello, no? Perché se si va a vedere, ci vengono fatti dei video su queste nuove frontiere della mostrologia e si fa finta che questi problemi che io ho evidenziato non ci siano. Cioè ci sono le persone che sono lì, no, che discutono di questi gruppi armati che si sarebbero organizzati, l'uomo dello Stato, il killer dei mondi, il rosso del Mugello, preannuncio che farò, magari, non so, ci metterò un po', però esaminerò tutte queste ricostruzioni alternative una per una, dimostrandone l'inconsistenza. Comunque, questo qua vedremo se ce la farò, se ci riuscirò. Però appunto tutte queste persone che sono lì che discutono, che loro non guardano minimamente a queste evidenze qua, no? Cioè non si chiedono, ma una persona che è stata condannata a 26 anni di carcere e che è stato il perno della ricostruzione processuale, lo liquidiamo così? Cioè non andiamo a vedere quali potevano essere state le motivazioni del suo agire? In questo caso, per esempio, questi fatti, questi comportamenti non si spiegano? Cioè non si sente l'esigenza di spiegarli? Io mi rivolgo agli studiosi seri, un'altra volta staremo a vedere. Vi saluto.